Buongiorno tribù! Nuovo giorno, il giorno dopo, ma nuovo episodio. Però solito posto. Siamo tra... Pachino e Noto. Brava, Tam. C'è tante chicchette questo posticino. Vabbè, c'è la Marzamemi, c'è il parco qua vicino. Oggi andiamo all'isola delle Correnti, visto che è qua vicino. Giornata nuvolosa. Sì, come potete... Molto nuvolosa. Parecchio nuvolosa, lo potete vedere. C'era il sole fino a un attimo, un sole, oddio. Oddio, sole. Usciva, si nascondeva. Ha fatto così Lorenzo. Allora, giusto il tempo per la colazione. Per la colazione e caricare il computer con l'inverter. Giusto, basta, è finito. Andiamo a vederci questa isola delle Correnti. Andiamo. Andiamo a vederci quest'isola delle Correnti com'è? Che sono curiosa. Ebbene sì, siamo arrivati al punto più a sud di tutta l'Italia. E nonché appunto dove si incontrano Mar Ionio e Mar Mediterraneo. Si impacciano i due mari. E qui ci vuole un pim pum pam! Oltre a essere il punto più a sud d'Italia, qua finisce il sentiero più lungo di tutto il mondo. Parte da Trieste e sono 5.500 chilometri. Che bella idea, Per ammazzarmi direttamente, no? Con i cani è un po' difficile, però Potrebbe essere un nuovo progetto per il futuro. non per nulla si chiama Isola delle Correnti. Il pontile che hanno costruito qua più di una volta è stato distrutto dalle onde e guardate lì come ci increspa l'acqua. Qua ci sono appunto delle correnti fortissime. Anche in estate attraversarlo sarebbe veramente giocarsela. Io mi ricordo da piccolo solo mettere i piedi fino al ginocchio, l'acqua fino al ginocchio e già sentivo una corrente fortissima, quindi è giocarsela. Un'altra particolarità che mi ricordo da piccolo è che se ci si bagna qua in questa spiaggia dove c'è il mar Mediterraneo, l'acqua può andare 50-60 metri e l'acqua rimane bassa. Poi sono venuto da questa parte, dall'altra parte, che è il Mar Ionio, e in meno di un metro l'acqua già mi arrivava al collo. È super particolare. Il Mar Ionio è molto più profondo rispetto al Mediterraneo. Siamo arrivati in furgone. Andiamo a visitare il paesino. Paesino. Città, no? No, città, sì. Paesino un po' grande. Un po' grande. Sembra bellino. Andiamo a vedere se è come quello di Marzamemi. Quello di ieri. Se non avete visto l'episodio ve lo lasciamo qua da qualche parte. E andiamo a vedere se è bello come Marzamemi. Andiamo a vedere, va. Cambio programmi. Non so, c'è la Cina che non sta tanto bene, ma non capiamo cosa, perché ha corso
tutta la mattina sulla spiaggia È Moggia. e adesso è Moggia. Vediamo, adesso ci fermiamo un po' più in là che sembra che abbiamo trovato una doccia e proviamo a dargli qualcosa da mangiare. Non so. È complicata la situazione. È difficile perché fino a stamattina Sì, ha ha giocato. giocato, siamo andati in spiaggia. Adesso Sì, le c'era la pastiglie gli hanno fatto effetto perché è già 3 settimane che gliele stiamo dando. A 2 o 3 settimane. Penso che questa è la terza già. Però non capiamo cosa succede. Ci proviamo a fermare e vediamo come sta perché esce però è stanca, Non so, c'è la coda in mezzo. ha le gambe. Non la alza. Però l'abbiamo toccata dappertutto, non è che si lamenta. Vediamo un po' cosa succede. Cina, Cina. Cinetta. Buongiorno tribù. Buongiorno. Siamo qui, sempre al solito parcheggio, però oggi è l'ultimo giorno. Siamo tornati qui, come ben sapete, la Cina ci ha fatto prendere uno spavento per niente. Siamo tornati qui, sì, era ancora un po' strana, e poi di punto in bianco ha cominciato a correre. Voi sapete il perché? No. Boh. O si è spaventata per qualcosa. Secondo me si è spaventata per qualcosa. Cosa non lo sappiamo. Quindi era un po' Gli strana. faceva un po' male la zampa, Ma però, non lo so. ma neanche tanto. O si è spaventata con Tony, il cane tedesco. La Cina è strana, È strana, però chiaramente noi ci preoccupiamo, ovviamente. Fosse un cane normale magari non ci fai tanto caso, però la Cina con la sua malattia era un po' strana, Moggia, di solito quando è Moggia poi sappiamo che Cosa succede? cosa succede. E invece no, poi è arrivata qua, ha giocato un po' con voi. Ha mangiato. Ha mangiato, ha passato una notte tranquilla. Meglio così, Sì, sì, meglio così, però ci Però siamo spaventati e beh, andiamo oggi a vederle. Noto. andiamo oggi a vedere Noto, ma prima andiamo a pulire il furgone. Ma guarda. Perché le condizioni di questo furgone ogni giorno peggiora, Sì, sì, non so se potete vedere. Guardate Lì la qua. vedete quella patina lì? La vedete? Questo è tutto sale, guardate com'è il vetro. E stamattina pure è piovuto, avrà piovuto anche fango. O Sì, è terra, piovuto o sabbia. sabbia, sì, perché sta arrivando la sabbia, è scirocco, quindi arriva la sabbia dal deserto. Addirittura stai fuori e se appiccichi dalla salsierina Sì, e ti senti proprio... Appiccicaticcio. Sì, 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 sì. La doccia ieri alla fine l'abbiamo trovata, Sì. E 5 euro. Economica no, 5 euro ciascuno. Però non c'era il limite. Esatto, non c'è limite di tempo, ce la siamo fatti con calma, beh, senza approfittarsene perché comunque È acqua. è acqua non si e spreca. siamo in Sicilia come in Spagna, c'è poca acqua, poi in estate e quindi ci siamo fatti una doccia con calma però senza approfittarsene. E adesso andiamo a pulire sto furgone che È sporco sporco. sì, proprio sta urlando pietà, per Fammi favore una doccia, pulitemi. fammi una doccia. Entreremo? Oh, Entriamo? vabbè, qua c'è il bar al massimo. Entriamo? Sì. Oh. A pelo, A pelo. Ascolta, Vado a vedere, no? sì. Entriamo. Para. Siamo entrati. A pelo, no. Puoi andare, vai. Vale. Siamo entrati, ancora abbiamo gioco, guardate lì quanto gioco abbiamo. Guardate la quantità di sporco che sta scendendo dalla Citi, poverina. Mamma mia! E per pulire la parte sopra È un casino. abbiamo preso lo sgabellino.
Perché dobbiamo fare attenzione con il pannello solare, perché ci sono i cavi, quindi li dobbiamo andare piano piano, piano piano. Bravo Surfier, bravo, ha cambiato aspetto, eh? È bianca, bianca, Cosa bianca bianca? Ci voleva una lavata. Più che altro era il sale. Sì, perché sennò corrode La carrozzeria. la carrozzeria. E lo sgabellino della suocera Sì, vabbè. fa il suo lavoro, Sono quelle aree attrezzate del camper che c'è la scalona. Però va bene. Bravo, dai. 5 euro e abbiamo pulito il suo. Dai. Poi, che cosa è successo? Ti sei spaventato perché è una cosa nuova? Nazzina? Eh? Che pasa, amore? Che pasa? Sei diventato pauroso con l'età, eh? Cosa ti succede? Prima non avevi paura di niente, adesso? Non c'è niente, abbiamo fatto la doccia alla casa. E adesso sì, no, siamo pronti ad andare a vedere Noto. Sì. Sì, no, Cina? Eh? Siamo giudizio. pronti ad andare a vedere Noto. Fai giudizio. E qua ci sono tutte le serre dove ci sono i pachino. Il pachino! Che non sono ancora di stagione, eh? Quelli che vendono al supermercato non arrivano da qua. Ah, Perché ci hanno spiegato che adesso è l'epoca del datterino, no? la terrina adesso sì ce l'ha. Per il Guarda che- pacchino ancora no. Ma si vede che il pacchino ha bisogno di più caldo. Sì. Però anche i datterini che ci siamo No, comprati già l'altro sono giorno. dolci, eh. Tanta roba, E più passano le settimane più saranno dolci. Ho sbloccato una nuova i datterini. Abbiamo parcheggiato in questo parcheggio con ci sono altri camper e 10 minuti ha detto a 10 piedi. minuti da piedi al centro, ci sta. Comunque parliamo del tempo in Sicilia, è pazzo. Un giorno c'è un vento che devi metterti la felpa. E oggi si E muore. il giorno dopo è afoso, no? Non so, Sì, sì. è pazzo il tempo. Ma ci andiamo a vedere Noto, No. che è nota per essere patrimonio dell'UNESCO. Era bruttina, amore, era bruttina, però sì, andiamo a vederci Noto. Entriamo dentro questo palazzo di Nicolacci, che era una famiglia nobile del XVIII secolo. Andiamo a sbirciare, come l'entrata è gratuita. Andiamo a sbirciare, vediamo il cortile, vediamo se ci fanno entrare dentro. Il signor Nicolacci, il Sur Nicolacci, che cortile con le palme e che casa grande aveva. Mamma mia, naturalmente c'è una mossa, ma è chiusa. Eccoci qua a Noto, dove appunto l'origine del nome della città di Noto non è ben nota. Sicuramente, dai, all'orrire. Sicuramente la città di Noto fu abitata fin dal tempo dell'età del bronzo. Poi alcuni dicono che il primo nome era Neas. Però per certo si sa che il nome antico greco era Neton, poi dopo trasformato poi in latino da Notus. E poi durante la conquista musulmana si chiamava Neton.
Questa via è una delle più emblematiche di Noto e qua ogni anno fanno la infiorata, che è una manifestazione che fanno tutti gli anni. E poi qua vi lasciamo la foto di questa via completamente ricoperta di fiori. È solo uno spettacolo. E questa è l'infiorata che vi parlavamo, ma guardate qua. Che lavoro! Lavoro E viene fatta il 15, il il 16 e il 17 di di maggio. Informazioni in più. Bellissima. Che lavorone, Un mettere i lavorone. fiori così fa uno a uno, tutti colorati. Mamma mia. Impressionante. E nel frattempo, vuoi non mangiarti un gelato, il primo della stagione? Oggi sì, era caldo. Nocciole e pistacchio. Ho sbloccato un attimo. Io piscocchia. Spicocchia. Ho fatto il mix pistacchio con ricotta e fichi. Vuoi fumare? Buon appetito. Eccoci qua davanti alla cattedrale di San Nicolò. Lo dici tu poi? Lo spieghi tu. Fai la poi? parte sul Pier. Poi la parte sul boy. Ovviamente siamo davanti alla cattedrale che appunto è stata inserita nella lista mondiale dei beni dell'umanità, patrimonio dell'UNESCO. E una particolarità della città di Noto, che ovviamente è in stile barocco, però gli elementi barocchi che ci sono nella città di Noto non sono come nel resto delle altre città, che magari ci sono edifici isolati o scalinate isolate, ma proprio Noto è tutta barocca. Infatti stiamo girando in mezzo alle strade e sto stile barocco pervade in qualsiasi angolo. E la roccia tipica appunto è quella tenera che c'è qua, di questo colore rosso e rosa. Bella, Noto mi è piaciuta perché il centro storico è curatissimo ed è veramente, cioè sei proprio circondato da questo barocchismo. Acciderbolina, mi sono anche dimenticato di dirvi che la cattedrale di San Nicolò nel 1996 subì un crollo molto importante della cupola e non fu riaperta fino al 2009. Abbiamo trovato la fiorata di Noto del 2024 2024 che è stata riprodotta in queste scale. Ma guardate la meraviglia. Senza parole. Uno spettacolo. E questi in vetrina sono i vestiti tipici che usano per la festa. E quello lì rosso, quello lì, assomiglia tanto a una festa tipica di Valencia che si fa tutto il mese di marzo, che si chiama Fallas. Gli metteremo qua da qualche parte una foto. E la Fallas è una tradizione che si fa tutto l'anno. Si fanno tipo dei carri di carnevale, dura un mese e l'ultimo giorno tutti questi carri vengono bruciati. E tutti i giorni tirano fuochi d'artificio come se non ci fosse un domani. Però i vestiti gli assomigliano Per la tanto. Cina. Per l'Arcina no, morirebbe la poverina. Per il vestito sì che ci assomiglia tanto. Poi E io forse devo smetterla di parlare, guardate il cielo. Tam. Oggi ho detto, fa caldo, c'è il sole. per spaccare le pietre, guarda, in poche ore è diventato ci chiedevano un po' di pioggia, però non me lo aspettavo così. No, così dire Così di botto, repentino. pum, Pum. pum. Non devo più parlare. No, basta, perché non- Lorenzo si arrabbia. Non si incazza, Si si incazza.
E prima che inizi a piovere, perché No, già stanno sta piovendo, cioè. cadendo qualche goccia. Sono quei goccioloni che Sì, poi smette, poi... Vi do un'altra informazione su Noto. Nel 1693 anche Noto fu colpito dal terremoto come Modica e Ragusa, però il giorno dopo già il popolo si movimentò per la ricostruzione, però solo nel XVIII secolo, dopo un grande dibattito, si decise. Pier, mi distrai che sto facendo no, un io ti sto momento dando- sul Pier. Adesso ho perso il filo del corso. Al XVIII secolo, dopo un grande dibattito, non ce la Devi fare posso la fare. pellicola per te. Morale della favola: la città fu abbassata un pochino di più perché era ricostruita molto più in alto e è stata posizionata molto più a sud rispetto in precedenza e fu costruita su 3 livelli. Il livello più alto era quello dei nobili e il livello più basso era quello del popolo. Io quando penso un momento sul Pier non ti distraggo, da ora in poi saprai che cosa succede perché il cervello mi è andato in pappa che la sapevo così bene. Torniamo al furgone perché sta iniziando a piovere e ce la prendiamo tutta, tutta. Possiamo finire di prendere spaventi, per favore? Allora, eravamo lì in quella piazzetta lì e a un certo punto Boy si mette a urlare, un secondo dopo la Cina e dopo Tony. Tony. E guardate che Boy non si lamenta mai, alzava le gambe così e non Ma pensavo capivamo. che avesse schiacciato qualcosa, un vetro, si fosse fatto male e non c'era niente sotto le zampe. Riappoggia le zampe, si vede che sta piovendo e si vede che ci deve essere qua lì sotto l'unica Un spiegazione, cavo. un Cavo cavo elettrico che dà corrente. che dà corrente. Cioè, l'unica spiegazione è perché tutti e tre sono Sì. saltati in aria. Sì, sì. Poverino, amore mio, tutti e tre hanno preso la scossa. Ce ne andiamo, ce ne andiamo. Va. Esattamente qua è successo. Eravamo lì, e lì hanno iniziato a prendere la scossa. Siamo arrivati in furgone, ho fatto uno scroscio. Scrosci di primavera? Sì, quazzoni proprio. Primaverili. Smette, uno scroscio, poi smette, vediamo. Sti giorni sarà così, così dicono le previsioni. Direzione Buccheri. Pier, mi porti nelle montagne? No, montagne no. un po' di montagna ci vuole. Un po' di mare, un po' di montagna, così accontentiamo tutte e due, no? Sì, no, è bella sta zona, però Basta! c'è una nebbia che non si vede nulla, però da qui si dovrebbe vedere il mare. Basta che non mi porti al freddo, eh? Il freddo non lo voglio, eh? Ma che freddo vuoi che ci sia in Sicilia? Oddio! Con la giornata se c'è una giornata di vento, caldo caldo non è, Ah, però se è una giornata come quella di oggi. No, si stava bene, si stava bene. Che strade ci fai fare, Google? Non È il lo so. navigatore. Ah no, ok. No, qua diventa Ok. bella, però quando mi deve far fare il giro dell'Oca non me lo fa fare. No, perché ogni volta che passiamo in mezzo a un paesino muoviamo la strizza. No, c'è panico. Quando inizia il ciottolato ci guardiamo sempre come per dire: Ma ma sarà la strada giusta?
Bella la campagna, Bello. però se non hai rete, per noi è un grande problema. Andiamo a vedere il quarto posto e se no un saccio. Non lo so neanche io cosa facciamo. Andiamo, il quarto sarà il buono, no? Dico io. Di solito. Dico io è molto spagnolo. È muy spagnolo, dico io. Un po' spagnolo, Un tanto. po' spagnolito. Alla fine l'abbiamo trovato il parcheggio. Vabbè, questa era proprio l'ultima spiaggia. È un parcheggio normale, corrente, asfaltato vicino alla strada. Siamo finiti dentro un parco. È un parco avventura. Però c'erano dei cancelli E c'era il lucchetto, quindi che non sappiamo se poi la notte lo lo chiudono. chiudevano, però erano già le 7, era già buio. Abbiamo chiesto, c'erano lì delle persone che ci hanno detto non lo sappiamo. Però il dubbio è, quando abbiamo letto su internet, il parco, che mi sembra strano perché lì passano dei sentieri, il parco avventura apre solo di sabato. Quindi io non so se chiudono c'è un altro cancello nel parco avventura o quel cancello principale dove noi siamo entrati lo chiudevano e se chiudevano fino a sabato, ciao, Ciao, siamo è lunedì. domenica. Secondo me non lo chiudono perché alle 7 di sera era già buio e i ragazzi se ne andavano. Domani c'era andiamo a niente. ispezionarlo, andiamo a ispezionare a vedere cosa succede. Però è così, non sempre abbiamo i parcheggi a 5 stelle. Allora, purtroppo Che no. che 2 giornatine tra la Cina e il Voi che ci hanno fatto spaventare, poverini, però noto che bomba noto, Noto tutta barocca, è vero che rispetto ad altre città è proprio tutta baroccheggiante. Tutte le Bellissima, mi vie è sono piaciuto uguali, un belli, sacco. belle, E il belle, gelato belle. che ci siamo mangiati. Uff. Mamma mia, il pistacchio. Ricotta e fichi, mamma mia. Anche la nocciola, Oh, stratosferico. È iniziata la temporada no, la stagione dei gelati. Stasera per cena pastin. C'avevamo del sugo avanzato della pizza pizza. dell'altro giorno e quindi ci siamo fatti una pasta con un'insalata, un po' di pane e direi lavorare e a letto perché siamo stati fuori tutto il giorno. No? Io C'è sono la stanchino, faccia di Piero. Sì, sì, sì. sono stanco, sì. Il video è arrivato fino a qui, vi ricordiamo. Che se vi è piaciuto il video di iscrivervi al canale, commentatelo, condividetelo e Ci vediamo al prossimo episodio. Un ciao! bacio!